Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà un video un pochino diverso dal solito, perché oggi faremo un video un po' più intimo, ok? Un video un po' più serio rispetto agli ultimi video che ho pubblicato, perché questo video parla di autostima e amore. Credo di non essermi mai presentato comunque, quindi ne approfitto per farlo molto velocemente per raccontarvi chi sono. Allora, mi chiamo Giacomo, ho 23 anni, vivo in un piccolo paesino in provincia di Venezia e nella vita, oltre a fare schifo, diciamo che ho un'attività online di e-commerce e infobusiness e in più collaboro, aiuto mio papà al lavoro nella sua azienda nell'azienda di famiglia, diciamo, ok? E ho voluto raccontarvi chi sono, giusto per farvi capire appunto chi sono, da dove vengo, in modo che comunque iniziate già a conoscermi un pochino meglio rispetto a fino a ieri, diciamo, tra virgolette. Oggi volevo raccontarvi una storia, volevo raccontarvi la storia di come ho conosciuto Sofia. Non inventerò nulla in questa storia, racconterò tutta quanta la storia in maniera integrale, quindi non ci saranno cose inventate, non ci saranno errori, cercherò di essere il più, tra virgolette, chiaro possibile. Allora, questa ragazza l'ho conosciuta nel pub dove vado praticamente quasi tutte le sere per un motivo o per l'altro, ovvero ci vado per vedere le partite dell'Inter, di solito quando giocano le partite di campionato di Champions, ci vado banalmente per bere qualcosa con degli amici e far due chiacchiere, o anche molto banalmente per andare a lavorare al PC piuttosto che stare a casa in mezzo al casino che purtroppo c'è in casa mia, ok? Amo stare da solo, amo andare in giro, tra virgolette, da solo e godermi quella che è la mia solitudine, perché riesco a pensare molto a ciò che devo fare, quella che è la mia vita, e quindi non so spiegarvelo, è una bella sensazione quando impari a stare da solo, tra virgolette, ami stare da solo con te stesso, e per questo motivo io spesso e volentieri appunto faccio tutte quante queste attività in solitudine. Comunque non perdiamoci in chiacchiere e vi inizio a raccontarvi questa storia. Allora, praticamente qualche mese fa sono uscito con un amico, e dopo una sessione di allenamento in palestra, a mangiare qualcosa, appunto questo solito pub dove vado quasi tutte le sere, e a un certo punto, arrivati al pub, ci sediamo a mangiare, ordiniamo quello che dovevamo mangiare. A un certo punto noto una cosa. Noto che in questo posto, in questo locale, lavora una nuova ragazza. Una ragazza che non avevo mai visto prima, ma che assomigliava ad una persona che conoscevo, ok? Una persona che conosco io realmente. Ed ero abbastanza convinto che fosse sua sorella, quindi con questa scusa ho attaccato bottone e gli ho chiesto il nome e cognome. Ma lo feci appunto perché ero convinto di conoscere questa persona, ero convinto che fosse imparentata appunto con questa persona che conoscevo, ok? Ma in realtà non c'aveva nulla a che vedere. Ma in qualsiasi caso, grazie a questo approccio, tra virgolette, riuscii a strappargli il nome e cognome e di conseguenza anche il suo Instagram con questa scusa, ok? Poco dopo averla conosciuta, qualche sera dopo, dato che comunque la ragazza in sé per sé era carina, a primo impatto è una bellissima ragazza, decisi di chiederle di uscire. Le chiesi di uscire, lei a mia sorpresa accettò. Mi diede il suo numero di telefono, nonostante mise le mani avanti comunque dicendomi che non aveva voglia di nessuna relazione, lei non cercava nulla, ma che comunque sarebbe uscita volentieri a bere qualcosa insieme, fare due chiacchiere. Mi diede il suo numero di telefono, io il giorno seguente le scrissi su WhatsApp, ci scambiammo un paio di messaggi e da quel momento in poi lei non mi rispose più. Io non vi nego che ci rimasi inaspettatamente molto male, perché solitamente, come vi dicevo prima, essendo abituato ultimamente a stare da solo e amando la mia solitudine, non credevo di starci male per una cosa simile, soprattutto per una persona che non conoscevo minimamente ai tempi, ok? Qualche settimana dopo decisi di comunque fargli notare questa cosa, di fargli presente questa cosa, e gli lasciai, dopo una sera che appunto andai lì a mangiare, le lasciai un bigliettino con scritto molto banalmente che io ci rimasi molto male per l'accaduto, e lì lei non mi disse comunque nulla di che. Lesse il messaggio, mi chiese scusa fra virgolette, ma non successe più nient'altro. Feci così passare un po' di tempo, e dato che comunque vedevo che questa persona non riuscivo a levarmela dalla testa, dopo un po' di tempo decisi di farmi avanti nuovamente, comunque vedendo che lei è una persona che caratterialmente sembra molto simile a me, una persona molto scherzosa, comunque che ama i meme in generale, decisi di farle una sorpresa, un video simpatico, ovvero questo qui. Ciao Sofia. Ciao Sofia! Esci con Giacomo. Esci con Giacomo! A bere qualcosa. A bere qualcosa! È un coglione. È un coglione! Ma è simpatico. Ma è simpatico! Fallo per noi Sium. Fare prevenzione! Ua, ua!
Dopodiché potrei averle fatto un disegno. Ops. Piccoli gesti, piccoli regali che comunque lei apprezzò con una risata, soprattutto il video che avete visto poco fa. Le piacque moltissimo, mi chiese come feci a farlo, glielo spiegai, ma comunque da lì comunque nessun'altra risposta, nel senso che lei non si è mai sbilanciata, non ha mai avuto, tra virgolette, il coraggio di dirmi apertamente di no, forse perché o è timida e non voleva farlo nonostante io le dissi che poteva tranquillamente rifiutare, o perché banalmente magari il suo non è un rifiuto, non lo so, non ne ho la più pallida idea tutt'oggi. Comunque questo poco importa. E più di recente stavo pensando, anzi sto cominciando a pensare di fare un ultimo gesto, fra virgolette, e magari regalarle, non lo so, un mazzo di fiori, insomma, per fare un gesto carino, dato che comunque è passato un po' di tempo dall'ultima volta. Prima che mi attacchiate e moriate tutti quanti dal ridere, volevo precisare alcune cose. Allora, in primis, sì, probabilmente sono un po' sottone, cosa devo farci? Purtroppo sono fatto così caratterialmente. E purtroppo ho un altro difetto caratterialmente, ovvero il fatto che spesso e volentieri mi comporto da cazzone, mi atteggio da cazzone anche nei suoi confronti, pur non volendolo. Ma perché ho fatto tutte queste cose? Perché mi comporto da cazzone con le persone in questo particolar modo qui, in questa particolare situazione con questa ragazza? Beh, cerco di comportarmi da cazzone, o comunque mi comporto da cazzone, perché cerco di emanare, tra virgolette, di far trasparire sicurezza dal mio carattere. Perché questo comportarmi da cazzone nella mia testa mi fa sembrare una persona più dura, una persona più sicura di se stessa, quando in realtà dietro a tutta quanta questa sicurezza, dietro a tutta questa finzione si nasconde sostanzialmente una persona estremamente fragile, o comunque una persona estremamente timida. E perché accade tutto quanto ciò? Beh, mi accade tutto quanto ciò perché fino a qualche anno fa, si parla di quasi ormai, oddio, siamo nel 2023, quindi si parla quasi di 8-9 anni fa, io purtroppo ero una persona che comunque era una persona che aveva moltissima ansia sociale, non era una persona che socializzava più di tanto, sono una persona che appunto fa fatica ad aprirsi con gli altri, o meglio faceva fatica ad aprirsi con gli altri, e negli ultimi anni questa cosa era migliorata, soprattutto per dei meriti miei, soprattutto per il fatto che comunque sono migliorato moltissimo sotto il punto di vista fisico, ho avuto un grandissimo cambiamento, se volete ve lo faccio vedere senza nessun tipo di problema, ma comunque nonostante il fatto che io ultimamente riesca a parlare anche con i muri, riesca a fare amicizia anche con i muri perché mi sono aperto moltissimo a livello sociale, comunque in alcuni frangenti faccio ancora moltissima fatica a parlare con le persone, soprattutto con le persone alla quale tengo molto. In questo particolar caso, nonostante io non riesca a spiegarmi il perché comunque alla fine sì, la conosco, l'ho imparata a conoscere meglio questa ragazza, ma comunque alla fine non è che la conosco come un amico, come un'amica o come comunque un parente. La conosco appena perché ci scambio 2 chiacchiere ogni volta che vado lì ed è sempre bellissimo comunque parlare con lei, ma comunque non la conosco benissimo. Quindi perché ho tutta quanta questa paura di parlare con lei? Non lo so. Quando parlo con lei per qualche motivo divento un coglione, se sembro veramente rincoglionito, non sto scherzando. E questa cosa mi fa stare veramente molto male, perché vorrei poter essere me stesso al 100% con lei. Vorrei avere una chance appunto di dimostrarle come sono fatto io caratterialmente al mio meglio, ok? Mi piacerebbe moltissimo avere una chance, anche solamente una, di uscire con lei a bere qualcosa, fare 2 chiacchiere con lei, perché davvero mi sembra una ragazza interessantissima. Ed è questo il motivo per cui non sto mollando, o comunque sto cercando pian pianino comunque di farle cambiare idea, fra virgolette, o comunque di riuscire a strapparle un'ora della sua vita, diciamo, perché credo veramente che ne valga la pena. E in più caratterialmente io sono una persona che quando vuole qualcosa non molla mai, e credo che questa sia una dote positiva alla fine, nel senso, ovviamente non sono lì che stalkerò, non sono lì che le rompo le scatole eccessivamente, sto lì nel giusto, nei miei limiti, però come dicevo prima, se voglio un qualcosa, se mi piace qualcosa, cerco di afferrarla e di non farmela scappare, perché la mia idea è che la vita sia una e dobbiamo fare ciò che ci sentiamo di fare e vivere al meglio appunto quella che è la nostra sola e unica vita. Poi comunque oltre a tutto ciò ci sono anche un sacco di motivi per cui questa ragazza mi piace tantissimo, ovvero pensate che banalmente una volta te le chiesi per esempio di andare a Gardaland insieme una domenica pomeriggio, e lei mi disse no guarda purtroppo non posso, domani devo stare a casa, devo farmare su Minecraft. Vi rendete conto? Sono stato rifiutato da una ragazza, una ragazza mi ha rifiutato indirettamente un appuntamento dicendomi che doveva rimanere a casa a giocare a Minecraft. È incredibile.
Cioè, non volevo credere alle mie orecchie, non volevo credere a quello che stavo sentendo. Cioè, credevo che fosse il solito cliché da parte sua della ragazza gamer, quando magari in realtà era solamente per dire, credevo magari che non conoscesse minimamente il mondo del gaming. Quindi le feci una domanda trabocchetto, fra virgolette, ovvero le chiesi di Assassin's Creed 2, se l'aveva mai giocato, lo conosceva. E lei mi disse che Assassin's Creed, comunque generalmente la saga degli Assassin's Creed, era una delle sue saghe videoludiche preferite, ma a quel punto comunque io continuai a non crederci. Tanto che le feci una domanda trabocchetto circa il livello, quello di Assassin's Creed 2, dove devi volare tipo con le ali che ti dà Leonardo da Vinci, devi volare sopra Venezia passando sopra tipo il vapore. Quel livello sostanzialmente, per volare come in ogni gioco d'altronde di aerei, comunque di elicotteri, hai comandi sostanzialmente al contrario della levetta destra. E lei sapeva questa cosa, ragazzi, lei la sapeva, mi ha anticipato prima ancora che io le chiedessi questa cosa, è incredibile. Poi, molto banalmente, lei ha la PlayStation, ha anche l'Xbox 360, ce le ha entrambe, ha dei bellissimi gusti cinematografici, dato che mi ha consigliato un film anche di recente, l'ho visto e vi giuro è stato uno dei film più belli che abbia mai visto negli ultimi anni, e tra l'altro ve lo consiglio. Il film si chiama Mine, guardatevelo che veramente merita veramente un sacco. Poi oltre tutto quanto ciò, appunto come dicevo prima, il fatto che lei sia una nerd veramente le dà tantissimi punti ai miei occhi. È una bellissima ragazza, probabilmente non sto scherzando, una delle ragazze più carine che io abbia mai visto. Le chiesi appunto anche di andare a vedere Barbie al cinema. Studia tra l'altro un argomento che a me piace tantissimo, ovvero il design che è un argomento, comunque un contesto che si applica moltissimo anche in quello che è il mio lavoro di e-commerce appunto. E inoltre alla fine, oltre che il fatto che le piacciono i gatti, le piace anche fare i meme, le piace memare, e memare è una delle cose che io amo di più a questo mondo, dato che credo voi l'abbiate potuto constatare nei miei precedenti video. E quindi ragazzi, per tutti quanti questi motivi io credo di esserne follemente innamorato. Oddio, forse innamorato è una parola grossa, diciamo che è una bella cotta. Insomma, ai miei occhi questa ragazza è praticamente l'essere perfetto, ecco. Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, ma prima di chiudere questo video volevo dirvi un po' di cose. Innanzitutto spero che magari lei in qualche modo, non so se glielo farò vedere io, se gli dirò dell'esistenza di questo video o meno, ma spero che magari un giorno possa cambiare idea e darmi una chance. Comunque volevo farvi una domanda a tutti quanti voi per concludere questo video, ovvero voi avete mai avuto problemi di autostima, problemi comunque di ansia sociale o comunque nel socializzare appunto con le persone? Oppure banalmente avete anche voi magari una ragazza che vi piace moltissimo, non sapete cosa fare, vi trovate in una situazione critica come la mia e se volete condividerla potete farlo tranquillamente nei commenti. Insomma, sarei curioso di sentire le vostre storie, che si tratti di autostima, si tratti di ansia tra virgolette o comunque di rapporti con le ragazze o altre persone. Se vi facesse piacere condividere la vostra storia, fatelo pure nei commenti, sentitevi liberi di farlo, io le leggerò tutte perché veramente parlare di questi argomenti mi piace tantissimo. E nulla ragazzi, io spero che questo video non troppo divertente ma comunque un pochino più intimo e serio del solito vi sia piaciuto. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, fatemi appunto sapere nei commenti se avete qualche storia da raccontare e noi ci vediamo in un prossimo video.